Ecco, se questo non fosse un podcast di 3 minuti improvvisato ogni giorno davanti al microfono, adesso avrei iniziato questa puntata dei miei 3 minuti grezzi così. Ecco, vedete, non è semplice far finta di avere il singhiozzo, così come non è semplice farselo passare se il singhiozzo viene. Oggi sì, parliamo di singhiozzo. Allora, anzitutto, se andate su internet troverete un sacco di consigli su come farvelo passare e vi dico già che la maggior parte di questi metodi non funziona. Quelli più conosciuti sono bere un bicchiere d'acqua mentre si chiude un orecchio, il destro o il sinistro, dipende dal sito che guardate. Altri poi consigliano di mettere una lama fredda sotto la lingua, fate attenzione a non tagliarvi. Altri dicono chiudere gli occhi e massaggiare le palpebre. Comunque, ripeto, nessuno di questi metodi funziona. Cos'è il singhiozzo? Ho cercato di andare a fondo. Detto in termini incredibilmente ignoranti, io non ne so niente di medicina, si tratta di qualcosa che succede al nervo che dal diaframma porta al cervello. E il singhiozzo viene perché ci sono diverse cause, quando si mangia troppo velocemente o può essere anche una cosa nervosa, quando si beve alcol oppure bevande gassate. E il singhiozzo riguarda noi tutti esseri umani, la maggior parte dei mammiferi, ma è molto più frequente nei bambini e addirittura anche prima che noi nasciamo dentro la pancia di mamma, gli ultrasuoni fanno vedere il feto che sta con il singhiozzo. Singhiozzo che tra l'altro il nome tecnico, il termine medico è il singulto. Perché però noi esseri umani abbiamo il singhiozzo? Anche qua mi sono divertita ad andare a cercare un po' di spiegazioni. Sono due le teorie che vanno per la maggiore. Una è che, visto che l'impulso nervoso deve compiere una grande distanza per arrivare al cervello, allora c'è questo spasmo, questo colpettino che si dà in caso ci siano dei blocchi per strada, qualcosa del genere. La seconda teoria, che mi sembra molto più interessante, è che sia una cosa che viene dall'evoluzione, perché noi un tempo avevamo le branchie quando eravamo in acqua e quindi il singhiozzo sarebbe servito all'epoca a controllare le branchie per farli aprire e chiudere. Termino con una cosa che ho trovato sul sito dello Smithsonian, quindi attendibile. La persona che ha avuto il singhiozzo per più tempo è questo povero Charles Osborne, che ce l'ha avuto per 68 anni, dal 1922 al 1990, e a questo poveraccio gli è passato e poi un anno dopo è morto. Però voi non vi preoccupate, perché di solito il singhiozzo passa da solo, un bel bicchiere d'acqua, rilassatevi, un po' di ginnastica e vedrete che vi passa.